Salve fandoni e ben ritrovati su Assassin's Creed Shadows. Ragazzi, è da moltissimo che non lo apro. Sto cercando in qualche modo di migliorare quella che è l'organizzazione del canale, le registrazioni. Non ho ancora ripreso con le live proprio perché voglio sistemarmi bene tutte le serie già avviate e chiuderle. Ho finito Expedition al 100%, almeno quello che volevo portare in live. Ho fatto il platino e tutto quanto. Adesso è il momento di Shadows. Ora, prima di iniziare, questo episodio sarà un po' di test, nel senso che ho fatto delle modifiche a livello estetico del gioco. Ci sono stati aggiornamenti del DLSS, ci sono state un sacco di altre cose. È tutto impostato in una nuova organizzazione generale che poi valuterò alla fine dell'episodio per capire se mantenere oppure no. In ogni caso, in questo momento devo un attimo fare un piccolo recap mentale, ok? Allora, io ricordo appunto che l'ultima con cui abbiamo parlato è Katsuhime, che abbiamo incontrato, ci ha chiesto appunto di accompagnarla in una sua quest, quindi è sicuramente una roba che teniamo in considerazione. E diciamo delle missioni principali, no? Vorrei dire della congrega degli assassini, ma di quello c'è veramente ben poco, quindi lasciamo perdere. Però in ogni caso di queste missioni principali, che sono tutte intorno al livello 29, che in questo momento dovrebbe essere circa il nostro livello, siamo al 30, ne abbiamo diverse, quindi sicuramente queste sono 3 missioni che dobbiamo prendere in considerazione e mettere in focus per adesso, con quella di Yasuke come diciamo ulteriore aggiunta. Quindi queste sono le cose principali da fare. Non siamo molto lontani da tutti quanti gli obiettivi del gioco, che comunque sono intorno al livello 30 come vedete, quindi suppongo che a parte il cavaliere e Akechi siamo vicini ad un'eventuale conclusione. E poi ovviamente ci sono le varie sottoquest, tra cui gli allievi di Nobutsuna che avevamo incontrato, Marume appunto, però come vedete forse ne abbiamo già discusso negli altri episodi. Alcuni praticamente hanno un livello un po' più alto, dal 30 al 37 sostanzialmente, quindi l'idea sarebbe arrivare al livello massimo per quella missione e affrontare quelli vecchi per poi arrivare al livello attuale. In questo modo possiamo fare tutti quanti in una singola puntata o in 2 puntate, e questo ci restringe di molto sia a livello diciamo episodico la dispersione della missione stessa, perché giustamente magari abbiamo iniziato una missione nell'episodio fai 4 e poi la andiamo a completare nell'episodio 15, invece così almeno abbiamo un po' di continuità, pur sempre un po' spezzata, visto che gran parte di queste comunque le abbiamo fatte spezzate. Però sostanzialmente l'idea è fare come quella lì, che credo sia questa, sì, quella lì delle farfalle, dove poi alla fine per sbaglio abbiamo anche assassinato Goro, che non c'entrava nulla, però l'idea sarebbe simile a quella. Per quanto riguarda invece tutte quante queste missioncine qui di livello basso, che servono solamente per livellare, non le terremo conto per nulla. Le farò eventualmente off camera se vedo che ci sarà necessità di livellare tra un episodio e l'altro, ma penso di no. E quindi negli episodi che rimarranno, che vi ricordo comprenderanno solo la storia principale e queste missioni secondarie, nient'altro, non andremo a fare tutta la mappa nel modo più assoluto, lo farò io probabilmente dopo, giocando per i fatti miei, ma per la serie ho intenzione di mantenere appunto solamente questa scelta qui, visto che abbiamo visto come va a finire altrimenti, e in ogni caso il gioco è troppo grande. Seppure facessi 300 episodi non ci sarebbe molto contenuto a livello episodico effettivo, perché sono fetch quest e roba di questo tipo. Quindi per iniziare io direi andiamoci a fare una missione di queste. Potremmo fare Yaya, visto che effettivamente è livello 29, ma io ricordo che ce l'abbiamo da un po', quindi vediamo un attimo dove ci porta questa missioncina, giusto al volante. Ci sono state anche molte modifiche a livello, ecco qui, infatti ricordavo fosse proprio all'inizio. Ok, queste cose qui le faremo appunto se ci troviamo vicino, se ci capitano nel cammino, ma non sarà più come prima, dove un episodio inizia e non so dove finirà, e se quella cosa che abbiamo deciso di fare poi effettivamente ci sarà o no nell'episodio. È una cosa che va contro il come gioco io, quindi questo voglio che sia chiaro, cioè è un modo che non negli open world soprattutto non seguo. Preferisco fare un po' tutto quanto mentre vado in giro e poi la missione arriva il momento. Però per la serie credo sia importante, in generale per le prossime serie open world ho intenzione di seguire comunque un certo
a parte Elden Ring per dire, o un Zelda Breath of the Wild, gli altri giochi non hanno così tanto da offrire a livello di open world, tanto da meritarne episodi ed episodi, ok? Adesso siamo tornati ad Osaka, siamo praticamente nel nostro e c'avevo qualcosa di segnato sulla mappa, appunto un segno che andremo a togliere. Dov'è? Non lo vedo. Ah, eccolo. Ok, stava di qui. Non ricordo perché dovessimo andare qui. Non voglio ripetermi, ho già detto tutto. Perciò adesso è il momento di agire. Siamo qui vicino, quindi devo trovarla. E se non ricordo male, noi basta che ci avviciniamo nella zona. Allora, adesso possiamo saltare liberamente. Infatti questo salto che avete visto non credo sarebbe stato possibile normalmente. Non ricordo se scendesse prima e poi ti facesse salire. In ogni caso abbiamo sostanzialmente la possibilità di fare un salto quando vogliamo. Cioè se io voglio saltare da qui adesso posso farlo. Vedete, anche se adesso non l'ho tenuto caricato molto, però sostanzialmente c'è, vedete, una libertà maggiore. Non solamente la fase guidata di parkour, che è bellissima e abbiamo visto con tanto piacere negli scorsi episodi, però voglio dire, a livello generale ora a me, eccolo lì, questo nuovo sistema che è in realtà il vecchio, dove sostanzialmente utilizzi l'occhio dell'aquila anziché una qualsiasi aquila effettiva per trovare gli obiettivi, non piace, ma per il solo per il semplice fatto che l'occhio dell'aquila funzionava perché il gioco era su binari. Adesso non è proprio così e l'aquila secondo me era molto importante. C'è una lotta. Io non so più fightare, perciò adesso vediamo. Vedo che, esatto, stavo attaccando uno dei miei. Ok, perfetto. E c'è anche l'ultimo, che non riesco a hittare perché i ragazzetti qui si sono messi di fronte. Ok. Vediamo un po'. Ciao Yaya. Madonna, è... 違うぞややゆえあってのことじゃん許しによってのみ中道に至れるということがお主にはまだわからんというのかならば私に許しを与えてくれさすれば世のために力を合わせることもできようどうであろうな私は今安寧の世を作るための仲間を募っておるややの思いも同じはず立派になったなだがまだ手を組む気にはなれんならどうすればいい力を貸してほしいんじゃ志は分かったこの僧兵たちの狙いを探る手伝いをしてくれぬか Ok. Per adesso seguiamo la missione di Yaya, cerchiamo di portarla al termine, poi vedremo cosa fare. 盗みを働こうとは何事ぞそれでよくそうと言えるな盗み盗まれるが世の習いよならば盗む側に回るまで Va bene 真理に目覚めたそして無行の信仰を捨て無行の信仰を得たのだ盗んだものはどこにあるここに盗むものなどありはせんやはり狙うなら南蛮寺だったな恥を知れ Ci va giù pesante. 許しについて語っていたではないか野良犬は許しに値せんのかそうだな慈しんでやらねば変われるはずもないこたびは許そうだが二度目はないと肝に銘じておけさあ失せろ Sono pressoché simili il capo del santuario e l'altro monaco それよりそなたの棒からかんざしを盗んだ輩がおってな Ok. Dobbiamo recuperarlo. 若い男の暗い顔がかつてカモのヒナのようにそなたを追い回していた者がおったであろう佐吉かそうだ恩をあだで返すとはそのかんざしは大事なものか夫との思い出の品でなあれを手にすると夫が未だそこにおるように感じられる、行き場のない悲しみは怒りに変わるのだな
佐吉を見つけねば。 Va bene. 奴らは高槻の南蛮寺に向かったようじゃ。佐吉とやらも一緒じゃろう。行こ穏便にな。己が何をしたか分かっておらんのだろう。連れ帰るつもりなれど訳は聞かねばな。佐吉はあれがどういうのか知っておったはずなのに。何者じゃ。 Ah, dobbiamo seguirla, vabbè. したもので私を慕っておった。 Sì, a livello di missioni siamo rimasti molto indietro comunque. Questa è una missione comunque principale. Cioè, fa parte. 起き去られた佐吉は二度と笑わなかったそうな。寂しかったのじゃろう。されど教えるべきことは何から何まで教えておった。なぜ盗みなど。光に震えるこの手ではあやつを救うことはできぬ。私に代わってかんざしを取り戻し佐吉と共に戻ってくれ。 Ok, e a cosa serviva questo piccolo frangente in cui bisognava seguirla? Va bene. Allora, vediamo un po'. Si trova nell'area nord di Izumisetsu, che ricordo di nome, ma non ricordo dove si trova. Izumisetsu, ok, era proprio, ok, tutta quanta l'area. Si trova nella chiesa di Takatsuki, nell'area nord, quindi arriva fin qui, suppongo. Ma non mi ha dato un'area ben precisa. Nella chiesa di Takatsuki, è in possesso di Tetsuo. Io non credo che la chiesa sia una zona che abbiamo già trovato. Tenshu di Katano. Potrebbe tranquillamente essere in questa zona alta qui. Io non credo sia proprio qui, ok? Dice a nord, potrebbe essere anche in questa zona qui ad esempio. Quindi proviamo a fare una ricerca da queste parti. Abbiamo trovato qualcosa ma non ciò che cercavamo. Il capo dei cuculi, uno degli obiettivi. Guardate che bella arma che c'ha. Va bene. Nella chiesa di Takatsuki, ma possibile che non l'abbiamo mai vista? O magari è segnata sulla mappa come nome. Potrebbe anche essere. Villaggio, santuario. Qui andiamo già oltre. Che in questa zona qui... Ah no, Izumisetsu arriva fin qui. Ok, ok, no. Fermi. Allora probabilmente potrebbe essere qui. Terre umide non credo. Sarà comunque in un distretto. Questo è da capire, vediamo un attimo. Ah, nella chiesa di Takatsuki. Ok, perfetto, Takatsuki era questo, scusatemi. Pensavo la chiesa di Takatsuki fosse il nome della persona, però giustamente era l'area. Ok, va bene, l'abbiamo trovato. E penso che faremo questo, cioè sblocchiamo questo Kakurega. E poi facciamo questo percorso qui, cioè andiamo a fare questo addestramento equestre, in modo da comunque livellare quanto possibile, e poi arriviamo all'obiettivo. Così nel frattempo possiamo anche parlare un po', però non sarà una cosa prolissa come magari gli episodi iniziali. Allora, per chi magari ha interesse più alle situazioni tecniche, no? Quando ho aggiornato il gioco, ho aggiornato driver, ho aggiornato un po' tutto, ho avuto dei problemi di prestazioni che tra l'altro sono presenti durante la registrazione ma non sono effettivi durante il gioco, nel senso che io, se non avessi OBS aperto, chiaramente non li vedrei. Ora penso che tutti quanti sappiano che quando registri ovviamente le prestazioni ne risentono, ma di solito è l'effettivo encoding video a creare il problema, perché tu mentre stai giocando stai utilizzando la scheda video e di conseguenza la stessa, se utilizzi appunto la scheda video per renderizzare ed encodificare il video, poi effettivamente potresti non avere abbastanza margine su alcune schede vecchie, soprattutto non c'è un chip dedicato e di conseguenza risultano problematiche queste situazioni. Ecco, nel mio caso non è stato questo, perché banalmente ho una scheda che ha un chip dedicato e quindi overall l'encoding se la cava. Il problema è che il gioco di per sé è pesante, ok? Quindi già da quel punto di vista
se c'è la possibilità di usare un frame generation che comunque un pochettino ti rende tranquilla la situazione, perché gira dai 50 ai 70, stai tranquillo perché non crea nessun tipo di problema. Ma la registrazione di queste cose, cioè il gioco base viene registrato da OBS, ok? Senza la generazione dei frame. Quindi è capitato nei primi episodi e anche in altri che per questa dimenticanza sostanzialmente ci fossero delle situazioni in cui magari gli FPS si abbassavano fino a 40, fino a 30, dei dip importanti, e questo portasse effettivamente a un calo nel video visibile, ma non visibile a me che invece avevo la generazione dei frame. Abile con l'arco e ma cos'è questa cosa? Non so se l'abbiamo mai fatta. Di conseguenza ne parliamo dopo. Ok. 侍にとってはまさに力の見せ所じゃ。友の安家に知らせよう。見事な武芸の持ち主じゃ。Ah, è per Yasuke. それはわしが判断しよう。 Posso cambiare stesso qui tecnicamente. Lo facciamo al volo perché se no non ci torneremo mai, banalmente. Quindi che succede? Che sostanzialmente per registrare anche i frame generati utilizzo la cattura del desktop, che è un ottimo escamotage. Solo che la cattura del gioco che utilizzo è limitata a 60 fps, che sono quelli che effettivamente poi nel video voi vedete. Con la cattura del desktop invece questo limite non c'è e quindi cattura quanti fps arrivano sul desktop, ok? Quindi possono anche arrivarne 120 o dipende dalla situazione con il frame generation. Ma questi frame in più non solo arrivano al mio schermo, ma appunto con la registrazione del desktop vengono anche inviati a OBS, che ne scarta a prescindere quelli più di 60 perché il video poi effettivamente ne conterrà 60, però arrivano e deve fare la copia dal buffer della GPU ogni tot, abbassando le prestazioni, e quindi arrivando a delle prestazioni che praticamente erano uno schifo. Ho dovuto fare un po' di risoluzioni e ottimizzazioni. No, infatti no. Va bene. どこも鉄砲の話ばかりで飽きておったところだ。同じ思いじゃ。長篠では鉄砲に軍配が上がったが、あれは信長公が数で相手を制したに過ぎぬ。鉄砲の短所も明らかになった。打ち損じ、火薬の不発、運に左右されるところも大きい。一方、やぶさめの功は古きから伝わっておる。長き年月をかけ磨かれた技なら頼りになろうな。Va bene. Voglio provare il percorso. State parlando anche fin troppo per una cosa così. Vai. Sostanzialmente sono passato al modello nuovo di DLSS, che sostanzialmente è ottimizzato per avere una... Ok. Sembra, vediamo. E quindi sostanzialmente con questo nuovo modello sono come... Oh. Ok. Sono col controller, c'è da dire questo. Dovrebbe essere migliorata di molto la resa effettiva, ma il cavallo si muove da solo. Ah, e allora? Pensavo di starlo comandando io. Va bene, pensavo di star muovendo io il cavallo, invece no. Cioè è proprio automatico. Ok. Vabbè, era il primo tecnicamente. Comunque c'era un'ulteriore cosa che rallentava ulteriormente, cioè non solo quegli FPS effettivamente non erano necessari, ma in questo momento la situazione è la stessa, cioè li sta buttando quelli in eccesso, ma c'era l'anteprima su OBS attiva che
veniva continuamente mostrata anche nel momento in cui il gioco era in primo piano, perché io non gioco in exclusive full screen, per un motivo o per un altro ho sempre bisogno di alta barra e quindi sono in borderless, e di conseguenza quell'anteprima si stava mangiando un sacco di prestazioni, ma veramente un livello, ragazzi, assurdo. E quindi niente, sono riuscito a ottimizzare un po' il tutto. In questo momento siamo al massimo anche del ray tracing, siamo in una risoluzione di partenza che va dal 720, ma con il modello nuovo questa cosa non si vede a schermo, come potete ben vedere. Cioè, io ho fatto un sacco di benchmark e cose, ci sono solo delle situazioni in cui magari ti passa una foglia davanti, oppure i capelli o alcuni dei riflessi che un pochettino si può notare, però a livello effettivo di bilancio di gioco sono delle situazioni così ridotte che a sto punto tanto vale essere in questa situazione qui, mettiamola così. Comunque l'impianto di gioco è sempre fantastico. E andiamo da questa parte. Io vi dico la verità, apprezzo tutte queste nuove tecnologie e sicuramente è una roba che era necessaria arrivate a un certo punto, perché chiaramente costa sviluppare hardware sempre più potente, ma allo stesso tempo c'è sempre da ricordare. Io non mi ricordo se posso utilizzare ovunque il gancio, quindi andrò qui, forse qui posso, ma non ricordo come si faccia sinceramente. Il fatto che non me lo stia mostrando però non è molto Che bel salto, grande. Allora, c'è c'è un'entrata lì, fantastico. Però chiaramente non viene mai preso in considerazione il fattore consumi. Cioè una scheda video che faccia quello che fanno le schede video oggi senza le tecnologie, voglio dire, consumerebbe un bel po', ok? Quindi è chiaro che comunque fosse necessario da questo punto di vista. Però rimpiango il periodo in cui non erano necessarie, perché l'immagine era effettivamente pulita e non c'erano tutte queste cose da gestire, sinceramente, che sono una magagna. E sono una persona abbastanza nerdy, nel senso che si mette a fare queste cose e gli piace anche avere la massima resa possibile, no? Con ciò che ha. Però voglio dire, per una persona magari che non è tanto abituata, non è il massimo. Ok, io credo che in realtà non sia una zona... È una zona vietata, no? No, 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 ok, non è una fortezza, infatti. Allora, andiamo di qui. Cioè, ci sono le guardie, ma è una zona normale, giusto? Sì, ok. Allora, zona di indagine. Eccolo lì. Perfetto. Alla chiesa cristiana. Posso andare? Oppure questa è una zona privata? A parte la croce qui. Sembra che possa entrare. Forse posso depredarlo? No. Non ho preso niente, non ho detto nulla. Maledetto. Era ovvio che sarebbe successa sta cosa. Ah, ecco, ok. C'era Yaya. Ok, era scriptata come cosa. Va bene, ok. 捨てたのは誰じゃ。ヤヤが消え、わしの道も消えたんじゃ。で、盗人になったと。やや、よせ。 Il perdono. 許しのみが中道に至れるのじゃろう。佐吉はお前を傷つけ、お前がしたことは互いを傷つけた。佐吉を許し、己を許せ。 Mamma, le cutscene però senza il mocap è veramente terribile. 夫を亡くした時追いやってしまいすまなかった。許せ
お前も新しい家族を探さずにはいられなかったのだな。たとえそれが野良犬どもであっても。許してくれるか、佐吉。許すよ、ややね。いやね。許しとはなかなか難しいものだな。許しをこうたのなんぞ何年ぶりやら。Hai visto? 我らに加わるという話考えてくれたか。世のために戦っておると言うたな。信じよう。ありがたい。ややが味方なら心強い。 Ok. Non è uscito perché mi sono dimenticato come al solito, ma è uscito recluta il tuo primo alleato. Lo vedete in basso a destra perché c'è l'acquisizione desktop. Ok, quindi effettivamente è stata la prima che abbiamo aggiunto al roster, mettiamola così, perché effettivamente non l'avevamo fatto con altri. Perché banalmente Juichiro, come si chiama? Junjiro era già presente e Gennojo è andata come è andata, quindi ok. Ok, quindi è stato il primo effettivo membro della Lega. Ora, a questo punto potremmo anche concludere queste altre quest che abbiamo, perché tanto probabilmente tornando all'accampamento poi ci sarà dell'altro da fare, ok? Quindi magari facciamolo. Andiamo prima da... perché torna da Junjiro, suppongo che sia all'accampamento effettivo. No, è vicino ma non lì, però ci possiamo andare tranquillamente dopo. Invece questa qui di Katsuhime è un po' lontana, me lo ricordo perché ho appena aperto il gioco ed era impostata. Eccola qui, siamo a Wakasa, che è una zona di livello 30 che ci è possibile. Questa è roba che riguarda... perché è di questo colore? Credo che sia per la roba dell'Animus. Credo di sì. Ok, adesso le mostra a schermo, forse, non lo so. Ok, comunque a livello generale, vedete, il livello massimo delle zone sulla mappa è 35. Ok, quindi non siamo così lontani dal poterlo chiudere il gioco, ok? Chiudere a livello generale senza dover farmare e fare altre cose. Quindi continuiamo in questa direzione. Io almeno cercherò di portarvi in tutte quante queste zone, ma credo che lo faranno già le missioni, o comunque almeno una piccola occhiata ce la faranno dare. Adesso, senza ulteriori indugi, che ho già parlato troppo quest'oggi, non voglio rallentare fin troppo l'episodio, dobbiamo andare qui. Lo farei passando per la valle del fiume Ado, in modo da sbloccare almeno questo, che sicuramente tornerà utile poi. Perciò intanto ci teletrasportiamo magari o a Sakamoto oppure qui sul monte. Forse sul monte potrebbe starci. E vediamo un po'. A me dispiace che il gioco sia andato a finire così. Ubisoft poi in questo periodo, rispetto a quando è uscito il gioco, ne sono passate di cose, voglio dire, non belle chiaramente, come al solito. Chiamala per farle attaccare e tramortire i nemici in combattimento. Chiamala in... come? Yaya? Cioè così? Non mi è chiaro. Vabbè. Ok. Lo scopriremo, I guess, quando siamo in un combattimento. Allora, Ubisoft ha fatto... vabbè, guarda, ma proprio ultimamente non ci sono notizie belle, sinceramente, in questo ambito di management e decisioni, ok? Perché... voglio dire, PlayStation ha chiuso Bluepoint, Xbox ha appena fatto dei cambi al vertice, Phil Spencer va in pensione, insomma, che bello. Io adoro rimanere aggiornato su determinate cose, però allo stesso tempo me ne frega relativamente, nel senso che a me dispiace solamente di quello che purtroppo non vedremo a questo punto. Cioè, ad esempio, nuovi remake e titoli Bluepoint, a meno che non arrivi qualcuno a comprarlo come hanno fatto con Tango. E certe volte mi chiedo, ma se poi alla fine il management di un determinato studio deve andare in quel modo, ma era veramente necessario acquistarlo? Perché, se non erro, Bluepoint è stato acquistato dopo l'uscita del remake di Demon's Souls in esclusiva PS5. Perché? Perché avevano lavorato bene in passato, perché Demon's Souls era stato un buon titolo e di conseguenza hanno deciso di
farlo entrare nella famiglia di PlayStation Studios, ma poi è praticamente tra una cosa e un'altra Bluepoint ha voluto fare un live service. Io credo che sia stato, diciamo, anche il voler dimostrare qualcosa al management vecchio, quindi Jim Ryan e company, che hanno avviato tutta la cosa dei live service, e di conseguenza abbia creato, ecco, si stava andando da tutt'altra parte, tra parentesi, quindi facciamo così, ok, va bene, andiamo prima di là se riesco, perché la vedo un po' difficile. Credo che volessero dimostrare qualcosa in quell'ambito lì, però non era una roba... I live service già di per sé non sono una roba semplice, perché volerlo creare con l'intento di spaccare secondo me è proprio sbagliato, perché in primis ti serve un gioco che sia divertente, poi magari puoi decidere di virarlo in una determinata direzione. Però in un panorama come il nostro, in cui live service e comunque in generale giochi che ti prendono molto molto tempo ce ne sono tanti, ce ne sono di affermati soprattutto. Noi una stradina ce l'abbiamo da queste parti, giusto per capire, che se no andavo a piedi a sto punto. No, vabbè, in questa direzione prima o poi incontreremo la costa. Sì, è veramente impossibile. Questo open world è anche stupendo, ma muoversi fuori dalle strade è impossibile. Però vabbè. Comunque capite che intendo, e che non ha alcun senso. Ma poi tra l'altro un live service su God of War, e cioè io non ho capito proprio il senso di determinate cose. Cioè Naughty Dog è rimasta a fare il remake di The Last of Us 1 con Bluepoint che non lo stava facendo. Poi Bluepoint ha voluto fare un live service su God of War, mentre Santa Monica ha iniziato a lavorare sul remake della trilogia originale di God of War. Cioè, io veramente non ho capito che cosa sia andato storto, però è proprio sbagliato. Vabbè. In ogni caso, come dicevo prima, il problema secondo me, la cosa più triste è seguire queste cose e, diciamo, farsene una ragione, perché alla fine non è che puoi fare molto, voglio dire. Però la cosa peggiore è proprio pensare a ciò che perdi. Voglio dire, io seguivo molto le 3 al tempo, e perdere le 3 non è stato nulla di che, diciamo, da un livello proprio di industry, perché è arrivato il Summer Game Fest e quindi diciamo che il posto è stato riempito subito. Però da piccolo mi sarebbe sempre piaciuto andare alle 3, e sicuramente il Summer Game Fest è interessante, ma non è a livello delle 3 come al tempo, no? Come fiera e come ambiente. Ecco, io penso a quanto sia triste appunto non aver potuto partecipare alle 3, e vedo appunto queste chiusure, queste cose un po' come appunto il chiudere un cancello, qualcosa che non potrai più vedere, perché non ci saranno nuovi titoli da parte loro. È triste, però che ci vuoi fare. Più che altro invece Xbox a questo punto va capito cosa faranno, perché Asha Sharma, mi pare si chiami, la nuova CEO di Xbox, viene dal reparto AI. Molti stanno facendo un casino perché ha praticamente fatto finta di aver iniziato a giocare, perché poi ci sono achievement sbloccati nello stesso giorno che non hanno senso, cose di questo tipo. Ma allora è sbagliato anche provare a dimostrarlo e rispondere come se appunto fosse una cosa necessaria. Certo, sarebbe meglio avere qualcuno che giochi ai videogiochi, appunto come Phil Spencer, per un ruolo di questo tipo, però non è assolutamente necessario. C'è il management e poi ci sono gli studi che si occupano dello sviluppo, quindi da quel punto di vista... Ma chi è che mi sta... Ah, ok, fuori. Allora, sì, il castello Umizo però, ecco, è un qualcosa che non mi aspettavo in questo momento. Cioè, tra l'altro anche un bel set. Lo vogliamo fare? Che probabilmente l'episodio comunque durerà 1 ora e mezza. Dai, allora un forziere, i 2 daisho e poi ovviamente il punto di sincronizzazione. C'è anche un punto di domanda qui, ma il castello credo sia solo questo, quindi niente di esagerato. Cerchiamo di fare il possibile.
Allora, se quello se ne va... Ok. Come mai non posso... Ah, giusto, potevo anche abbassarmi di più. Ok. Tra l'altro io sono ancora convinto che Shadows sia forse il meglio che c'è per quanto riguarda lo stealth nella saga. Ci sono un po' di quirk, ok? Però a livello di gameplay stealth io lo trovo molto molto bello. E anche il sistema di luce, anche se non è particolarmente sviluppato, è comunque molto bello. Allora, lì intanto ci saranno delle risorse. Io al volissimo vorrei andare a recuperarle, perché comunque in un modo o nell'altro ci serviranno anche per potenziarci, quindi tanto vale prenderle già che siamo qui. Ok. Ora dobbiamo capire dove sono i Daisho più che altro. Lì c'è della roba da depredare e c'è un civile, quindi diciamo che qui siamo abbastanza safe per adesso. Tranquillo, ti tramortisco, basta che non dai fastidio. Ti risveglierai probabilmente circondato da cadaveri di samurai, ma non è un problema, non succede nulla, stai tranquillo. Allora, il castello si sviluppa in quella direzione e io rimpiango appunto le aquile, però va bene. La situazione è questa. Io cosa ho a disposizione? C'ho un po' tutto. Va bene, allora, vediamo un po'. È finita la notte, tra parentesi, che non ho messo pausa, mi sono dovuto un attimo fermare. Quelli li ho segnati, ma credo ce ne sia un altro. Non so perché non me lo segni, forse è un civile. Quelli sono all'esterno. Lì c'è della roba, il Daisho non lo vedo. Il Daisho non lo vedo, deve essere più in là. Non sta venendo a controllare, no? Ok. Frasche, vai. Allora, qui ci sono i ragazzoni, io posso passare. Non c'è niente di particolare da questo lato. C'è qualcuno qui vicino? Posso correre in questa stanza e assassinarlo? Lui non me lo segna. Ok. Ah, proprio lui difendeva la pianta di bambù, fantastico. Le azioni ce le abbiamo, ok. Quello non è nessuno, ma com'è possibile? Non capisco, vabbè. Forse i Daisho sono internamente. Potrebbe essere. E di quello no, è un civile, mi sa. Ok. Andiamo di salire. No, qui non ho controllato, quindi dobbiamo stare attenti. Ok, qui c'è un Daisho. Un Daisho potrebbe essere anche lì, esatto. Ah no, il Daisho... Ok, no, questo bianco cos'è allora? Cos'è? Perché ha tirato fuori la lama? Non ho capito. Ah.
Tutti i samurai Daisho, ok. Uno sta lì. Proprio stan lì. L'è andata a svegliare. Il Daisho è sceso, ok. Beh, vorrei dire ottimo, ma non lo è. Ma potrebbe diventarlo. Quello non lo uccide. Non so nemmeno se lo uccido io con l'assassino in realtà. Sì, ok. Dove me ne vado? Di qui. Ottimo. Ok. Ottimo così. Allora, l'altro Daisho dove si trova però? Non è qui dentro. Non lo vedo nemmeno qui intorno in realtà, se devo essere sincero. Cerchiamo di capire un attimo la conformazione. In questo lato si estende. Probabilmente o è qui, però qui c'eravamo prima. Se no... non lo so. Dove mi conviene salire di qui? Yaya raffinata. Allora, in questo gioco tutte quante le chest che non siano quelle lì del fine accampamento mi fanno veramente vomitare. Cioè è un sistema veramente brutto secondo me. Perché cioè è quasi sempre roba per l'accampamento, ma è carino, la meccanica è figa, non dico di no, ma se volessi creare queste cose me ne vado su The Sims per dire. E quindi aprire 100.000 ceste in un accampamento che non siano quella là principale ti dà ghiaia, ti dà massi, ti dà... cioè sono proprio robe inutili sinceramente. E ne trovi a bizzeffe. Vabbè. Qui usciamo e non è il caso perché siamo molto più visibili secondo me. Qui intorno, secondo me il Daisho potrebbe essere di qua da qualche parte. E qui non ci siamo stati, mi sa. Altrimenti... no, questa è la zona dove eravamo prima, mi sa, o no? È simile, forse. No, perché... quello non sente nulla. So se ho la katana. Ce l'ho.
Sì, 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 è proprio ciò che mi aspetterei da questa IA. Va bene. Morto qualcuno con una katana trapassata attraverso la carta. Certo, mettiamoci dall'altra porta. Non sia mai che prendiamo la porta da cui è stato assassinato. No, no, l'altra, andiamo a fianco. Mi dispiace, stai pure mangiando. Mamma mia quanta robina. Ci iniziavano a servire le robine rare, quindi sono contento. È stato un piccolo errore da parte mia. Nulla che non sia risolvibile con del sano slash. Ok. E dov'è? Dov'è l'altro Daisho? Ma deve essere forse sopra. Forse non l'ho visto. Se andiamo un attimo di qui, vediamo un po'. No, qui non c'è. Però a volte fanno la ronda in giro, eh. Tendono a farlo. Lì era dove eravamo andati prima, ok. Ok, c'è anche quest'altro pezzettino. Non lo vedo. Vabbè. Non è stata una buona idea. Vi dico la verità. Non lo è stato. Facciamo così, ci vediamo quando trovo il Daisho, che dite? Inutile perdere ulteriore tempo con sto tizio. Ci sta, dai. Vabbè, intanto io vi direi... oddio, però non possiamo nemmeno prendere tutto. Erano 2 i Daisho, sì. Sì. Il castello è solo questo. Non capisco. Qui non era. Forse qui. Capite però che intendo dire con l'aquila? Cioè questo non aggiunge niente al gameplay, anzi semmai toglie. Volevo quasi salire prima nel coso, però il problema è che poi dovremmo rifarlo eventualmente. Lì non c'è. Quello è altro. Probabilmente è un'opera d'arte perduta, quelle robe lì. Vabbè, ci vediamo tra poco. Ragazzi, stavo continuando a girare intorno e non so da dove è uscito, nella zona in cui eravamo prima. Però è andato a controllare i nostri cadaveri, quindi sa della nostra presenza. Ha anche risvegliato la tizia. Va bene. Falla a chiamare. No, Piano piano lo riprendiamo. Non pensavo se ne stesse andando, cavolo. Dove cavolo è andato? Ok. Classico. Ottimo.
E possiamo rientrare. Ottimo. Non so dove si nascondesse, sinceramente. Vabbè. Allora. Vediamo un po'. E c'è tempo di ricarica alleati. Ok, penso intenda la roba di Yaya. Questo però... Ecco, vedi, si è aperto anche l'altro. Aia. Ma civile però pure tu. Ok. Ottimo. Ho distrutto un po' tutto. Mi dispiace per la civile, però si è veramente venuta a mettere in mezzo. Ok, stanno arrivando gli altri. Ovviamente. Non è ben chiara questa situazione. Cioè, il carissimo sarà anche un samurai, però penso proprio che un kunai tra gli occhi ti uccida a prescindere dal livello, Non vorrei dire. Vabbè, continuiamo a salire. In realtà non ci interessa di questi tizi qui giù. Tecnicamente dovrebbe esserci un modo per fare il back eject adesso, ma non mi è chiaro come. Vabbè, non è questo il caso. Ma che c'ha una padella in mano? Ma che fa con sta padella? Una paletta per la pizzetta. Stai morendo di veleno, non te lo volevo dire. Stai morendo di veleno, Non più. Vabbè. Ma scusami, questo era il massimo... Cioè, siamo al piano più alto? No, non siamo al piano più alto. Mi sa che si ci accede da fuori? Ah no, eccole. Ok. Ecco qui sta roba e vabbè. Oggetto missione tra l'altro. Ok, quindi ci saremmo comunque venuti qui. Non vorrei uccidere l'abitante, ma perché l'hanno messo qui? Non mi è chiaro. Ok. Non preoccuparti. Tanto nocivo della grazia. Ok. E poi ci manca ovviamente il punto di sincronizzazione, che è forse la parte più bella di tutto questo. Ci abbiamo messo 30 minuti per un castelletto del cavolo, però vabbè. Il bello della non diretta, direi. Sto engine però è magnifico. Questa versione dell'engine. Ok. A questo punto ci tocca andare verso su. Lo sguardo tra le nuvole. Cioè, missioni comunque all'infinito, ma io non so quale di queste vale la pena fare e quali no. Comunque dobbiamo andare verso la missione, che in questo caso si trova in quella direzione lì. Quindi possiamo scendere lì, seguire l'uscita verso di là. Dovremmo avere un buon aggancio, vi dico la verità, perché qui
seguiamo la cordicella, ce ne andiamo qui fuori, facciamo così, nessuno ci dirà nulla perché noi stiamo uscendo, siamo dei visitatori, e ce ne andiamo di qua. Ok, castello Chorizo finito. Adesso chiamiamo il nostro fido destriero e ce ne andiamo. Forse dovevamo già attraversare il magico fiume qui, ma forse da qui, esatto, ci sarà un ponte. Ok, ora questa zona è stupenda, tra l'altro un sacco di fiori. Mi pentirò di non seguire la strada, però è bello anche navigare in questi posti. Ecco, questi sono gli unici posti in cui veramente il DLSS, se ti muovi, vedete, fa un po' di fatica, sfarfalla un po', perché chiaramente sono dettagli molto molto piccoli. E se parti da una... forse mi sa che ci siamo bloccati. Se parti da una risoluzione molto bassa, chiaramente non sa dove andarli a prendere tutti questi dettagli. Però questo è il mondo in cui viviamo, I guess. Poteva notare, sì. Facciamo prima a seguire il fiume con una barchetta, vi dico la verità. Scusate, prima di fare un incidente, scusatemi. Scusate. No, mi scusi, mi serve. Poi ve la restituisco, non vi preoccupate. Allora. Ma no, lui se ne va. Ho capito. Evidentemente ha detto, dato, questo mi ammazza. E andiamocene. Questi che stanno a fare? Pescano. Wow. Va bene. Mi fa molto piacere. In questo momento però non ci interessa. Mamma mia, guarda lì Naoe. Che forza da leone. Allora, tecnicamente dovremmo proprio arrivare in loco senza problemi. In questo episodio alla fine abbiamo fatto 2 missioncine principali, un castello. Raga, i castelli a me più che altro interessa il loot finale, ma sono praticamente full loccati, in modo che devi comunque completarli, darti a trovare il Daisho. È veramente... guardate. Ma non ho capito perché non mi sterzava più a un certo punto. Forse per la corrente, può essere. Vabbè. Comunque non mi piace per nulla come hanno fatto determinate cose qui, sempre il solito facciamoli giocare quanto più possibile, mettiamola così. Datemi un secondo. Ok, allora, Monte Uchinakao. Va bene. Che bello l'autunno, guarda che bello. Io tra l'altro sono in una zona che purtroppo questa vista non ce l'ha, perché ho quasi solo piante sempreverdi intorno. Giusto qualcuno proprio lo vedi seccare e poi cadere in inverno, ma purtroppo non ho questo piacere. Eccoci qui. Cos'è questo posto? Tanto il tizio dalla barca si è lanciato in mare, quindi non la rivorrà probabilmente. Non volevo romperlo, volevo saltarci sopra, però va bene anche così. Cosa hai combinato, Katsuhime? Katsuhime, ご無事でこのありさまは一体。大事ない。なれど我が師全寿坊殿の家人がおらぬのじゃ。鉄砲の師匠が亡くなられてすでに幾とせ。されどなおお家の方の心配を。ああ、亡き師の妻と子を父上と私でずっとかくまっておったのじゃ。それはまた何故？9年前、全寿坊殿は父に鉄砲の腕を見込まれ、織田信長を殺すよう命ぜられた。そしてしくじった。お家の方にも危険が。探しましょう。Cioè, le missioni sono tutte molto ridondanti da questo punto di vista. Cioè, non ricordo le specifiche, ma ricordo che anche missioni in passato. Per favore aiutaci. No, non mi fido di te. Questo è andato perso. Abbiamo fatto. Ah, se troverai quello che è andato perso e porterai a casa, allora mi fiderò. Sono tutte così. Grande scrittura.
何者かが押し入ったの。 Vabbè, vediamo un po' le tracce. 塀が壊されてる。ここから入ったのか。 I segni vanno oltre il fiume. In che senso? Dall'altro lato proprio? Oppure... Penso che qui siano finiti, penso ce ne sia un altro dall'altro lato. Vanno oltre il fiume, vediamo. Ah, ecco. C'è dell'altro. Eccoci qui. Madonna. Guarda lì. いずこへ。村外れの林の方だとか。助けねば。 Vabbè, lei non riusciva a capirlo da solo, cioè serviva... Va bene. Wow, si sono nascosti molto lontani. Bene, lì attaccherà probabilmente a fronte aperto. Sì. Come al solito, nonostante non abbiano visto me, avevano il trigger e quindi è iniziato il fight. Mi hanno visto, ma non mi avevano visto palesemente. Queste cose, secondo me, limitano veramente tanto le possibilità. Cioè, se è un open world mi dai ancora tante cose, tante possibilità di giocarmela, e poi me le togli perché mi crei dei trigger artificiali. Io mi ricordo precisamente il TikTok anche che ho fatto, no? Dove arriviamo che c'è... Ok. Ci sono solo due però. お月の方にも。お月の方。そなたらを守るという誓いを果たしたも La vostra serva. そしてこれは Consocia. Consocia. Consociale, pensavo stesse dicendo. 直江という。ありがとうございます。狙いは全樹坊殿の鉄砲のようだった。価値あるものなのか。はい。信長は夫を死罪にした後、その鉄砲に金細工と彫刻を施し、ワニの顎と名付けたとか。ワニの顎。撃たれた信長は命拾いし、ワニのような怪物の顎をも逃れたと豪語しておったとか。 Va bene. その後その鉄砲は天道の戒めとして信長により安土城に飾られました。それはなんと豪胆な。してその鉄砲は今も安土。いいえ、信長の死後に盗まれ大溝城へ持ち去られたとか。死の鉄砲が Ma cos'era quel primo piano? 取り戻さねば。 Mi dispiace veramente tanto che abbiano un comparto tecnico così di livello adesso. E... vedi, mo c'è un po' di regia, ma nei dialoghi è come al solito. 全樹坊殿の最後は信長を仕留め損ね、その場は逃れたが結局は囚われてしまった。して信長の命により竹のノコギリで首を落とされた。なんと信長は時をかけ苦痛極まる死を与えたのじゃ。まさに鬼畜の所業よ。勝姫、加藤衆であるとはすなわちかような時にこそ互いに支え合うということ。鉄砲を取り戻し全樹坊殿の無念を晴らす手伝いを私にもさせてはくれんか。もっと私と共に降りたいだけであろう。力になりたいのはまことなれど確かに下心も。これで姫に加わってもらえれば我らも心強い。直江、そなたは正直が過ぎる。そろそろ務めを果たすとしよう。うん、全樹坊殿の鉄砲を取り戻さなくては。支度ができたら大溝城の門の近くで会おう。見晴らしの良いところに家がある。鉄砲はもはや取り戻したも同然。 12. Quindi si è unita? No, non ancora.
questo punto continuiamo, visto che è stata molto veloce come missione. Incontra Katsuhime stavolta per recuperare l'archibugio, chiaramente. E ok, qui vedete, ma probabilmente... No, l'orologio non credo che c'entri perché banalmente... Vabbè, ci prendiamo questo TP qui, banalmente. Tutto banalmente. Vabbè, ragazzi, è andata così. Che vogliamo fare? Allora, arrivati a questo punto, ci dirigiamo qui. Credo... ok, dobbiamo cercarla o parte una cutscene? Non mi è chiara sta cosa. Leggi. No, siete davvero lenta per essere una shinobi. Ero stanca di aspettare, sono già entrata nel castello. Ok, quindi era proprio nel castello. Però non c'entra con l'orologio che abbiamo trovato, quello intendevo dire. Eccola. Beh, lo conosciamo. Cavolo, a saperlo prima. Guarda, forse non conviene proprio andare a esplorare i castelli, perché tanto... No, ma che... Katsuhime, ma che combini? Isono Katsumasa, proprio lui, ragazzi. Posa di Patches. No, ma ci vogliamo muovere oppure vogliamo stare lì a guardare? Non lo so. Riempi. Ma come? Se non la raggiungerai in tempo. Muoviamoci. Mi servirebbe quell'aggancio lì. No. Che cavolo fai, Naoe? Vabbè. Non ho molto tempo. È successo un casino. Ma io ho premuto il tasto del... Vabbè. Comunque. Oh, ecco come si chiama. Oddio, che sta succedendo? No. Ma che... Non si capisce niente. Ahia, ma ci sono... ci sono gli arcieri e altri. Ancora che mi sta a pigliare a calci questo. Ok. Morirai di veleno. Ok. Aia. Pensavo ce l'avesse con Yaya. No. No. Riesco a seminarli se sto tipo... ho capito, Katsuhime, ho capito. Ma che devo fare? Non è che potresti strisciare. Mi sa che la devo proprio raccogliere. Sì. È la Madonna. Vabbè, giustamente non è Yasuke. Minchia, se mi abbasso non mi muovo proprio. Chi è che mi ha visto da sotto? Ma prima non ce li aveva i sandali, scusatemi. Non sto capendo. Non posso fare questa cosa? Devo veramente uscirmene dall'uscita principale. Non riesce ad andare sulla cosa. Vabbè, che si spezzerebbe probabilmente. Ah
no, c'è un obiettivo lì, non l'avevo mica visto. Ok. Stai calma, non ti preoccupare. Sì, non ce li aveva i sandali prima, non capisco, vabbè. Muoviamoci. Ovviamente non mi fa subito fare l'assassinio, però l'avevamo già hittati questi, quindi va bene così. Probabilmente non noi, però vabbè, comunque. Ah, c'è il portone lì. Ok. Ma se tipo facessi in modo di farla cadere giù? No, Mamma mia, quanto è prolissa sta cosa. Nemmeno un minimo di corsetta. E questo sta qui da prima, mi sa, o no? Credo si sia resettato, no? Infatti sta qui da prima. Da dove? Da qui? Pare di sì. Vediamo se ci sta anche l'altro. Sì, avremo la risposta. Non... Era sopra o era sotto? Non mi ricordo, vabbè. Ok, eccoci qui. 見事武君を立ててくれたな。これも勝姫様という死にお導きいただいたおかげにて。 Addirittura. 何にせよ、私は命を救われたのじゃ。加藤衆に加わってもよいぞ。 Vabbè. 良いのですか？戦とは縁を切り、お父上を助けるという道も姫にはありますが。ごめん、コウムル。父上のメイクは聞き飽きた。して、直江は私に来てほしいのか？ Certo. 六角勝姫様、謹んで加藤衆にお迎えいたします。謹んで受けようぞ。して、どうする？我らには隠れ家がありますゆえ、勝姫もぜひそこに。心得た。父上もそろそろ娘離れしてもよい頃じゃ。先に申しておきますが、お城暮らしとは勝手が違うことだけはご承知を。石山に立てこもった時を思えば、御所暮らしのようであろう。 Giustamente. E adesso andiamo all'accampamento, così diamo un'occhiata un po' alle situazioni lasciate appese. Irashai. Che cosa vendeva questa? Era la roba, mi sa, decorativa? Vabbè, però un po' di materiali forse servirebbe prenderli. Solo che non ricordo cosa ci servisse in questo momento. Fondamenta. Lasciamo perdere, dai. Teniamoceli questi soldini. Va bene, allora avremmo potuto sicuramente gestirla meglio, tipo non andare al castello inizialmente. Vabbè, che in realtà è stato meglio perché non ci ha fatto proprio attaccare il castello, abbiamo solo aiutato Katsuhime ad uscire, quindi... Però vabbè. Allora, iniziano ad essere un po' scarsine le cose che abbiamo. Quando il nemico ti individua il tempo rallenta per 2 secondi. Ok. Tempo di ricarica delle abilità degli alleati ridotto, meno 33%. Probabilità di critico maggiorata. Non male. Però attualmente questo qui è molto meglio. Possiamo potenziarlo banalmente adesso che andiamo all'accampamento. Questo invece, i cadaveri esaminati rilasciano una nube velenosa. Questa è bella robina. Però assassini aerei più 2 pure è interessante. Sono molto vecchio stampo su questo punto di vista. Vediamo qui, più 15% agli attributi con solo una katana in uso. Wow.
La riduzione dei danni aumenta più 50% quando si perde un 40% di salute in 5 secondi. Questa è tanta roba, però dobbiamo togliere il... Assegna attrezzatura leggendaria a tutti gli slot. Grazie, ok. Come lo tolgo semplicemente? Ok. Abbiamo un boost agli attributi, ci sta secondo me. La katana velenosa è tanta roba per ora, non è il massimo però. Una deviazione perfetta, ecco, dovrei iniziare a rifare le deviazioni effettivamente. Però per adesso ce la gestiamo. Come personalizzazione che cosa abbiamo? Sapete che secondo me questo stile qui potrebbe starci? Per cambiare un po'. Perché si abbina con la katana più che altro. Vedete? Non proprio del tutto, però almeno cambiamo un po'. Era più figo l'altro, però va bene così per un po'. Adesso muoviamoci, andiamo verso il nostro accampment. Eccolo qui. Viaggio rapido. E diamo un'occhiata. Io non so più come giocarli questi giochi così grandi, ragazzi, vi dico proprio la verità. Poi soprattutto con la registrazione diventa molto più difficile. Ok, allora qui c'era tutta la parte dei cavalli, ci interessa relativamente. Puoi assegnare gli alleati usando Inafuda nel dojo o in un Kakurega. Vediamo un attimo a livello di struttura cosa possiamo fare, perché comunque va fatto. Roba nuova la possiamo costruire. Intendo proprio roba che serva a qualcosa, sinceramente. Però un tanuki ce lo metto da qualche parte qui, eh. Credo di no. Hiroma. Questa è già messa. Ci manca solo il dojo. I tuoi alleati possono esercitarsi qui. Solo che ci manca il legno. Potevo comprarlo, vabbè. Lasciamo perdere per ora. Invece a livello di upgrade come siamo messi? Avevamo upgradato al 3, vabbè. Ci sta. Allora secondo me ci conviene un attimo andare a potenziare le robe che abbiamo al... C'era Yasuke, ok. Alla forgia, pare che fosse questa. Vediamo un po' il negozio. Possiamo anche scomporre un po' di roba. Allora, incidiamo la katana. Non ricordo se l'abbiamo fatto, no. C'è qualcosa che aumenta, ecco, 20% di danni con le alterazioni. Con alterazione e sanguinamento. C'è qualcosa di specifico per il veleno? Forse no. Non ce l'abbiamo ancora. Va bene, allora facciamo così. 20% con le alterazioni. Visto che è velenosa, ci sta. Poi per quanto riguarda invece il cappuccio, che è questo, adrenalina, razioni, segmenti, con gli assassini con i kunai. Sapete che mi gasa questo. I kunai sono utilissimi. Tipo il samurai lo avremmo ucciso. Vediamo un po'. Qui potremmo incidere qualcosa che riguarda le armature magari. Questa sotto è tutto roba non sbloccata. Ok. Danni inflitti con il colpo successivo a un colpo alla testa. Danni posturali con il colpo successivo a una deviazione. Forse ci interessa questo, perché dobbiamo iniziare a farle di nuovo. Ok. E per quanto riguarda questo equipaggiato, 15% con gli attributi bla bla bla.
Adrenalina. Più 30% di adrenalina aggiunta a un'unità colpendo nemici alterati. 10% di probabilità di caricare uno strumento con l'uccisione. Preferisco questo perché sono sempre utili gli strumenti. E non sempre ci sta il coso per ricaricarli, quindi ci sta. Tiriamo su questi a livello attuale. Ah, ok, potevo aumentare a quanto lo... Potenzialo al 30. Ok. Per ora è il set che mi interessa, poi vedremo. Ok. E la katana pure a questo punto la portiamo al 30. Per ora questo sarà il nostro setup, in modo da avere il livello allineato. Ok. Ottimo, a questo punto vediamo un po' le persone con cui dobbiamo parlare. Questo è con Yasuke devo parlare, va bene. Lo vogliamo fare un attimo, credo che sia l'unica con cui debba parlare attualmente. Va bene. Passiamo a Yasuke. Non so se lo potessi fare parlando con lui, però. Eccola qui. Tommy, 聞きたきことがある。なんだ、お主はそれがしがおることを許してくれてはいるが、信じてはくれておるのか。ヤスケは悪いやつじゃない。でもよく言うとる誉れある侍ってのは絵空ごとにしか聞こえないね。私は侍が刀の切れ味を試すために百姓を切り捨てるのを見た。家に火をつけて女子供を生きたまま焼くのもね。お主が見てきた恐ろしき所業は打ち消せぬ。されどその絵空ごとをまことにするため、それがしは力を尽くすとしよう。ここにヤスケがいてくれてよかったよ。 Ok. Magari è razzista. Sì. Cioè, non ti sei fatto questi... No, vabbè, comunque Tomiko è brava. Allora, che cos'è quel simbolo in basso a sinistra? Non lo so. Va bene. Credo che ci siamo. Per quanto riguarda gli obiettivi, questa è la situazione. Nel prossimo episodio probabilmente vi dico già che proseguiremo con il prossimo se riusciamo. Quindi probabilmente uno di questi, vediamo un po' con i livelli come siamo messi, 30, potremmo fare uno di questi due, o il toro o l'illustre. Indossava un copricapo da nobile per celare le sue fattezze. Questo è a Darima. Darima che si trova dove? Non vedo dov'è il coso della missione. Ah, perché non me lo mostra. Ok, Arima è una nuova zona che non abbiamo ancora toccato per ora. E quest'altro invece aiuta il sensei e si trova ad Arima. Quindi sono entrambi ad Arima. Ok, quindi il prossimo episodio sarà probabilmente ad Arima, a meno che non ci sia qualche altra secondaria interessante da fare prima. Io vi ringrazio per aver seguito il video, come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.